Questo è un video che mi piace molto per 4 motivi. È una smelling session. Si parla di un'eccellenza italiana. Questi profumi hanno proprio il loro perché e sono value for money. Buongiorno ragazzi e bentornati sul mio canale. Sono felice di collaborare con il brand Profumo di Firenze e di potervi raccontare la loro Dante Collection, linea che dà lustro alla storica associazione tra Firenze, quindi Italia, e il mondo del profumo, attraverso composizione di note olfattive tutt'altro che consuete. Potrei scrivervi la Treccani nel raccontarvi quanto l'Italia è stata importante per il mondo del profumo, ma non è questo il tema. Quindi sintetizzo in alcuni elementi salienti. Grasse non sarebbe diventata l'attuale capitale mondiale del profumo senza la nostra Caterina De Medici e il suo profumiere di fiducia Renato il Fiorentino. La distillazione non sarebbe diventata il metodo più diffuso di estrazione delle molecole profumate dalle varie materie prime se non fosse stata perfezionata dall'Università di Salerno. Il cosiddetto vaso fiorentino è il contenitore nel quale si raccoglie l'olio essenziale dopo il suddetto metodo di estrazione. E la colonia non esisterebbe se non fosse stata inventata da Giovanni Feminis, italianissimo. Amate i profumi e siete italiani, dovete esserne orgogliosi. Parto subito a spiegarvi Profumo di Firenze, ma prima vi invito come al solito a rimanere fino in fondo al video dove incoronerò la mia fragranza preferita di questo brand, nonché di iscrivervi al canale se vi piacciono i miei contenuti e di accendere la campanellina. Lasciate un pollice alzato sotto a questo video come anche un commento qui oppure sui miei social. Partiamo con Viandante. Trovo il nome stupendo e molto evocativo di tanti libri di avventure con personaggi di viaggiatori che dormono nelle locande e mangiano cibo semplice e affrontano varie peripezie. In questo caso il nostro è un viandante, nel senso che la linea si ispira alla Divina Commedia e quindi parliamo di Dante Alighieri. L'inizio di un viaggio per sentieri inesplorati è ovviamente carico di emozioni e olfattivamente parlando viene rappresentato dall'energia del limone. Meraviglioso, raddolcita da delle note fruttate e resa spessa e duratura da vaniglia e sandalo. 25 marzo è la data d'inizio del viaggio allegorico di Dante attraverso l'inferno. È una data presunta dalla pletora di studiosi, i cosiddetti dantisti, che il nostro scrittore ancora vanta. Cercherò di smettere di essere così sciovinista in questo video, però pensate a che opera incredibile e riconosciuta a livello internazionale di cui stiamo parlando. Lasciate ogni speranza voi che entrate ed aggiungo, abbandonatevi a note di cuoio, oud e vaniglia, contorniate da un tocco esotico di zafferano e di rosa. Obscurus è il cammino all'interno della famosissima selva, dove Dante parla del perdere la strada all'interno di questa vita. La fragranza è poetica e contemplativa, sulle note di incenso e di pino dal carattere affumicato e verde. Ma la foresta è anche legnosa di cedro e inumidita dalla davana. Ma l'inferno è il luogo di peccatum e della ricerca della purificazione dell'anima. Olfattivamente il peccato è reso torbido dalle note di cuoio e zafferano, purificato dalla luce delle note metalliche, minerali, rese consistenti dalla freschezza del vetiver.
Ma arriviamo a Matelda, che rappresenta la purezza e la seduzione. Dante viene infatti immerso da lei nelle acque dell'Ete ed Eunoe per poter accedere al paradiso e incontrare finalmente Beatrice. Di che cosa sa questa purezza? Di fior di pesco delicatamente fruttato, con la morbidezza della tonca e strutturata dal legno di sandalo in una parola radiosa. Ma ora arriviamo al mio preferito, Niveus, che è il profumo dell'immenso infinito. Wow! Una brezza mattutina lunga una vita e tremendamente elegante. Un'accoppiata felice di neroli e incenso per rendere la fragranza fresca, pulita e avvolgente al tempo stesso. Aggiungo poi un bonus, perché la Dante's Collection finisce qui, ma in realtà esiste un'altra collezione dalla quale voglio estrapolare un cult. Sto parlando di Buontalenti, che sta dando molta visibilità e successo a questo brand. Un profumo davvero goloso con note di banana, cookies, albicocca e vaniglia. Davvero zuccherino, netto e definito. A Firenze Collection troverete altre 6 fragranze che coprono i principali raggruppamenti olfattivi. I profumi di entrambe le collezioni sono tutti eau de parfum e in termini di intensità iniziale e persistenza considerate che il loro comportamento è assolutamente nella media con questo genere di concentrazioni e note olfattive. Come vedete, questo brand ha una palette olfattiva molto ampia, un buono storytelling che ha ispirato egregiamente le composizioni e non per ultimo ha anche un ottimo rapporto qualità-prezzo, perché parliamo di 100 ml tra gli 80 e i 98 euro. Vi consiglio quindi di approfondire attraverso il link che trovate in basso in descrizione e di andare a provare le fragranze anche attraverso i campioni che vengono saggiamente venduti sul loro sito. Io vi ringrazio come sempre e ci si vede nel prossimo video.